Benvenuti su Voce Strumento Interiore, capitolo 5, capitolo degli esercizi. Adesso affrontiamo per la prima volta il concetto di risonanza. Avete a disposizione nella vostra bocca, palato duro, palato molle, grandissime e importantissime cavità di risonanza. Ricordatevi che, io faccio sempre questo esempio, dobbiamo semplificare la questione. Quindi ricordatevi che in natura gli elementi tipo le superfici dure, fatte di materiali tipo ferro, sono superfici riflettenti. Cosa vuol dire? Che se io vado a far scontrare il suono, dirigo il mio suono verso una parete di ferro, questa parete di ferro metallicizzerà la voce. Cosa vuol dire? Che il suono sulla superficie di ferro non viene assorbito, viene riflesso e quindi nella nostra voce si aggiungeranno frequenze di tipo medio acuto. Il contrario invece accade quando la superficie è assorbente. Infatti in quest'aula voi vedete che ci sono delle insonorizzazioni. Queste insonorizzazioni, a seconda poi di come sono fatte, ne cambia le caratteristiche e l'effetto che hanno sul suono. In ogni caso ricordatevi che tutte le superfici morbide sono invece superfici assorbenti. Quindi se voi cantate in direzione di un cuscino è difficile che il cuscino ve lo rimandi. Sicuramente il cuscino, essendo morbido e quindi una superficie assorbente, lo tratterrà. Quindi avrete una sensazione di suono magari ovattato, perché sentirete più frequenze basse. La stessa cosa vale per le ossa e i tessuti che voi avete nel vostro corpo, nella fattispecie nella zona poi dove il suono va a finire, che è la zona della testa, delle cavità e della maschera. Ogni cosa che voi fate, ogni zona in cui voi mandate il suono, lo modifica. Quindi partiamo per esempio dal palato molle. Il palato molle è ciò che voi vedete oltre l'ugola, che è una vera e propria grotta di tessuto, ovviamente tessuto. Quindi se voi portate il suono del palato molle è normale che stiate esasperando e sentiate che si stanno incrementando le frequenze basse. La cosa è diversa quando io per esempio spingo il suono nel naso. Nel naso abbiamo il setto nasale che è fatto da ossa, quindi è principalmente osseo, per di più c'è una strettoia, c'è uno spazio in cui il suono si incanala e lo spazio viene ristretto ed è uno spazio completamente foderato di ossa, quindi una frequenza nasale andrà ad aggiungere alla vostra voce delle frequenze di ben altro tipo rispetto al palato molle, frequenze medie e medio acute. Un discorso particolare va fatto sul registro di testa. Quando noi abbiamo compiuto il giro sob, quec, orofaringe e poi crai, seni paranasali, è vero che una parte del suono e dell'aria uscirà dal naso, però viene proiettata principalmente qui, in mezzo agli occhi, in quello che è detto registro di testa. Ora, questa zona è una zona particolare, più avanti lo ribadiremo ancora. Quando voi girate il suono in testa, certamente il suono in testa, visto che abbiamo ossa piatte, che sono quelle della fronte, questo suono sarà un suono chiaro, principalmente chiaro, ricco di frequenze acute. Dovete solo stare attenti al fatto che oltre alle ossa della fronte subito fuori c'è uno strato di tessuto. Quindi ricordatevi, facciamo già che anticiparlo qua visto che è un libro per cantanti, quando voi andate in cry vi dovete ricordare di non fare questa cosa qua. Perché? A parte il fatto che possiamo paragonarlo per ridere a un tessuto che voi attaccate sopra l'osso, quindi certo che se voi state con la fronte distesa lo spessore del tessuto della vostra pelle qua rimane minimo e quindi ci saranno più frequenze chiare nella voce. Certo che se voi fate così e fate l'espressione corrucciata, la quantità di tessuto e di pelle che c'è appoggiata alla fronte aumenta e quindi non sentirete più le frequenze acute così squillanti. Quindi facciamo già che dare una raccomandazione importante: quando girate il suono in testa mi raccomando inserite sempre il velo palato, perché altrimenti questo non vi farà essere così brillanti il registro acuto e soprattutto vedremo che corrucciare la fronte ha come immediato riflesso anche questo. Quindi quando voi siete in questa posizione in automatico state anche tirando dei nervi e dei muscoli che si trovano qui nella fossetta del giugulo e quindi state anche chiudendo la gola. Quindi mi raccomando, il registro acuto, fronte ben distesa e velo palato sempre inserito, perché altrimenti ok. Questo corrisponde subito e immediatamente a tensioni all'altezza del collo, quindi la fronte non va mai corrucciata. Detto questo, e dopo avervi fatto assaggiare un po' di quello che sarà più avanti nel capitolo voce cantata, vi farei un esempio di armonico. Ci sono molti insegnanti di canto che sono particolarmente fanatici degli armonici. Io ritengo che sia una branca che un cantante non deve imboccare perché rischia di diventare poi troppo tecnico, troppo new age, troppo esasperato, mentre invece un cantante alla fine deve cantare. Quindi però è bene sapere che cosa sono gli armonici, perché gli armonici si generano quando voi andate a far direzionare l'aria e il vostro suono nelle cavità. Allora, possiamo sintetizzare: un suono scuro, un suono chiaro, una laringe bassa, una laringe alta, M, M,
una M a bocca chiusa, corrisponde a un abbassamento della laringe e si esplica all'interno della bocca in zone molto ricche di cavità, palato duro e palato molle. Quando io faccio una N invece, il nostro istinto, quando diciamo N, ci dice che dobbiamo alzare la lingua. Ora, a parte che nel cantante la lingua è sempre bassa, però comunque può fare innalzamenti in altezza, soprattutto sulla parte anteriore della lingua. Quella posteriore non va mai irrigidita perché altrimenti riempite le vostre cavità di un muscolo duro che è la lingua e non potete sfruttare le cavità di risonanza. Però, posto che la lingua va tenuta bassa a cucchiaio e la punta sempre attaccata ai denti inferiori, voi potete fare una N soltanto alzando la parte anteriore della lingua e sentite che differenza di armonico c'è tra una M e una N. Vi faccio diverse M, diverse N a bocca chiusa, una dietro l'altra. C'è una differenza incredibile tra questi due suoni. La M è un suono più ricco di frequenze basse, perché si esplica soprattutto all'interno della bocca, la lingua è bassa, quindi lascia libera la cavità del palato duro, e la lingua è rilassata, quindi anche libera la cavità del palato molle, e quindi il suono si trova in un grandissimo spazio, che è quello del palato duro e del palato molle, che lo arricchiscono di frequenze basse, come quando siete in una grotta che fate "oh" e con un piccolo volume ottenete un grande risultato. Quindi state usando il vostro palato duro e il vostro palato molle come una grotta, state amplificando il vostro suono. Invece quando voi fate una N, alzate la lingua contro il palato. A questo corrisponde già in parte un giro del suono verso il naso, quindi la bocca quindi rimane chiusa, non sfruttate più la cavità di risonanza del palato duro, allora il suono resta indietro, sale un pochino, prende l'orofaringe e viene spedito nelle cavità nasali. Non c'è volume, non cambio la nota, quindi non sto dando il registro di testa, principalmente tenderà a uscire dal naso. Sentite quindi una N. Di che frequenze si arricchisce? Si arricchisce di quelle frequenze che abbiamo visto, medie e medie acute, che va a prendere quando il suono viene fatto uscire e l'aria passa dalle cavità nasali. Provate questo movimento, vi fa capire, assaggiare un po' che cos'è un armonico e quindi potete giocarci perché questa cosa è simpatica e soprattutto vi fa cominciare a prendere confidenza con le vostre più semplici cavità di risonanza.